benvenuti sul mio canale Luana Dolci Riflessi. Oggi vi propongo un nuovo tutorial, il maglioncino delle feste. Allora, è un blu scuro lurex, bellissimo e caldissimo, molto particolare sono i disegni sia davanti e tutto sulla manica. Lo rende elegante ma anche caldo. L'anno scorso ho proposto un giacchino di Natale che si accomunano un pochino i disegni, per cui possiamo utilizzare sia il progetto dell'anno scorso con lo stesso filato che ho utilizzato adesso. Allora, qui avrete tutte le misure per realizzarlo in tutte le taglie. Questa è una taglia ML e ho utilizzato 400 grammi di filato. Restano 100 grammi di filato, per cui possiamo fare lo scaldacollo. Visto che abbiamo fatto uno scollo abbastanza importante, possiamo realizzare uno scaldacollo con 100 grammi sicuro, per cui lunedì ci sarà anche il tutorial per utilizzare lo scaldacollo se abbiamo un pochino più freddo, oppure lo vogliamo utilizzare perché usciamo sotto il giaccone, ci sta benissimo. Allora adesso passiamo subito ai materiali, cioè l'occorrente, e poi al tutorial. Il filato scelto per questo progetto è il blu lurex argento, sono 250 grammi questa rocca, il 27% di lana, il 15% di mohair, il 16% di nylon e il 42% di acrilico. Consigliano i ferri dal 5 al 6 all'uncinetto 3,5-5, sono 875 metri. È un blu bellissimo, ha questo lurex veramente molto bello e morbidissimo. Uncinetto 4,5. Allora, vediamo da vicino il maglioncino. Come vedete c'è una decorazione centrale, ma potete anche farla diciamo più lunga se preferite. Poi vi spiego nel tutorial, e le maniche sono decorate. Come taglia siamo tra una M e una L, perché la circonferenza seno prende sicuramente una L e una M la parte superiore, però insomma io ho dato come agio un 10%, poi vi spiego tutto nel tutorial. Il filato che ho utilizzato è questo che già vi ho fatto vedere, e questo è quello che è avanzato per poter realizzare poi un collo. Sono circa 100 grammi, qui questo maglioncino sono 400 grammi di filato. Con questo vi potete regolare anche sulla taglia che volete realizzare, per cui un collo sicuramente con 100 grammi riusciamo a realizzarlo, e lo vediamo sicuramente lunedì. Allora, cose da dire, io adesso passo subito alle misure e al centimetro vi do subito le misure del maglioncino, così vi rendete conto sia della lunghezza della manica e della larghezza. Allora, prepariamoci subito con le misure. Il mio campione con questo filato sono in 10 centimetri, 10 per 10 sono 14 maglie per 6 righe e mezzo a maglia alta, con uncinetto 4,5. Il 5 l'ho utilizzato semplicemente per avviare le catenelle di avvio del maglioncino, perché tendevo a tirare un pochino il filo e non volevo questo effetto, per cui l'ho avviato con il numero 5 e poi sono passata al 4,5. Qui con questo campione vi potete regolare. Ho utilizzato 400 grammi di filato, come taglia una M e una L. Perché? Perché la mia circonferenza seno, e prendendo anche altre misure, corrisponde tra una M e una L. Allora io poi ho la circonferenza seno che per mettere un 10% in più di agio vado poi a arrivare a 110. Voi prendete la vostra misura per quanto riguarda, prima fate il campione, prendete la vostra misura per quanto riguarda la circonferenza seno, il giro manica, poi andremo a fare anche un video per come prendere le misure. Il giro manica a me sono 20 centimetri, ma non sono arrivata proprio sotto, semplicemente da questo punto a questo punto, perché spesso quando si realizza uno sprone si tende ad arrivare, si dice, fino alla circonferenza seno. Non dobbiamo fare questo, ma assolutamente, ma dobbiamo questa linea ragna leggermente più bassa del solito, perché lo voglio morbido, ma non per questo è un taglio che io ho deciso, un modello che ho deciso per il mio maglioncino. Allora, io ho preso la misura questo qua del nostro scollo, che è abbastanza ampio, 56 centimetri circa.
Ho fatto la mia formula dei 56, questi sono i centimetri, 14 sono le maglie, le ho moltiplicate a 784, poi ho diviso per 10 che sono i centimetri, vedete, e sono 78,4. 78 l'ho diviso, adesso andiamo a vedere. Abbiamo fatto uno sprone, Dio, sembra più quadrato che rettangolare, però è un rettangolo diciamo un po' quadrato. Allora, il nostro scollo sarà sicuramente rettangolo, il nostro scollo è rettangolare, per cui ho diviso per 3, non facciamo formule complicate, non occorrono, che dobbiamo fare uno sprone semplice, e spesso le misure che vengono cambiate per quanto riguarda le maniche o lo spostamento diciamo delle maglie, semplicemente per come poi si realizza il modello. Allora, l'abbiamo diviso per 3, abbiamo 26, abbiamo la parte avanti, la parte dietro, e poi le maniche le dobbiamo dividere per 2. Però per mettere il disegno, siccome questo è pari e questo è pari, per mettere il disegno lo volevo centrale davanti, un piccolo rombo, e allora ho deciso di aggiungere una maglia in più. Non succede nulla, insomma, si può fare tranquillamente. Dopo che abbiamo avviato le catenelle, iniziamo i nostri aumenti. Allora, io ho dato un 10% di più di agio nella misura, per cui quando sono arrivata con lo sprone, il nostro, poi vi faccio vedere nel tutorial, ho preso le misure aumentando di un 10%, perché se io dovessi fare un 100 preciso sarebbe una maglia aderente. Io non la voglio aderente, ma la voglio morbida che mi cade, per cui questo è un modello che mi piace tantissimo, tantissimo. Per cui altre misure non dobbiamo farle, voi fate il vostro campione e prendete in base alla taglia che volete realizzare con la vostra circonferenza, e man mano nel tutorial vi spiego. Mi raccomando, evitiamo di prolungare lo sprone per arrivare alla circonferenza seno, assolutamente non facciamo questo, ma verranno aggiunte delle catenelle sotto per arrivare alla circonferenza che noi abbiamo deciso e anche l'aggio. Questo poi serve in base alla nostra manica, se noi la vogliamo poi più larga o più stretta. Io, siccome poi ho aggiunto il 10% anche sulla manica, mi sono trovata perfetta su tutte le misure. Allora, adesso se avete sicuramente qualche problema del calcolare, lasciatemi un messaggio sotto e troveremo la soluzione insieme. Allora, adesso passiamo subito al tutorial per poter vedere e iniziare il nostro maglioncino. Allora, io ho già avviato le catenelle. Allora, ho avviato 78 catenelle più una al centro, perché per il motivo che devo eseguire mi occorre disparo, per cui 79. E ho avviato dalla prima parte, che devono essere 13, 27, 13 e 26. Qui ne ho messa una in più perché dobbiamo chiudere al cerchio. Dopo ci troviamo una catenella in meno da lavorare. Allora, per cui vi ricordo ancora l'avvio con l'uncinetto 5. Perché? Perché ho fatto l'avvio, il campione con il 4,5 e ho tirato un pochino sotto, ho riprovato e tiravo ancora le catenelle in lavorazione. Allora, per me questo filo tendo a tirarlo quando lavoro le catenelle e poi lavoro morbida. Allora ho deciso di avviare con il 5 e poi appena chiudo a cerchio vado a utilizzare il 4,5. Ho messo già i marcatori, ho messo alla 13esima, in questa parte ne ho messa una in più ma non la contiamo, che è semplicemente per chiudere a cerchio. Poi dalla prima alla 27esima ho messo il marcatore, poi l'ho messa alla catenella dopo e alla 13esima alla catenella dopo, e ora qui alla 26esima. Allora, già vi ho fatto vedere poi lo schemino all'inizio. Andiamo adesso a chiudere a cerchio. Prendo l'uncinetto 4,5, visto che ho avviato con il 5, ora non mi occorre più, lo tolgo e vado a chiudere. Adesso metto tutto in linea le catenelle.
e vado a chiudere in cerchio. Tolgo il filo dalla parte opposta. Vado a chiudere con una maglia bassissima, in questo modo. Adesso che ho realizzato la catenella, vado subito a fare gli aumenti, per cui faccio una catenella, entro sotto al punto e realizzo una maglia alta con doppia maglia bassa. Qui mi avvicino un pochino così si vede meglio. Qui maglia bassa, costina laterale e di nuovo maglia bassa. Questa è la nostra prima maglia. Faccio la seconda maglia sullo stesso punto. Questo è il nostro aumento. Vado sul punto successivo e vado a lavorare un aumento, per cui gli aumenti li andiamo a lavorare tutti adesso e abbiamo fatto il nostro aumento. Vado a mettere il marcapunti proprio tra le due maglie al centro, vedete? Penso che si vede bene, al centro delle due maglie, e vado a chiudere, per cui quando abbiamo fatto l'aumento, questa è la prima, la seconda, la terza e la quarta, farò l'aumento sulla seconda a 2 maglie, sulla terza a 2 maglie, qui non avremo quel buchino che di solito si fa con la linea raglan, non lo facciamo, questo è chiuso, per cui adesso abbiamo la parte qui della spalla. Allora, noi qui abbiamo sulla spalla 13 maglie, noi alla settima dobbiamo fare iniziare una lavorazione. Allora, noi dobbiamo arrivare, contiamo dove abbiamo fatto l'aumento che conta come maglia della catenella, vedete, eccola qui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, andiamo a lavorare fino alla sesta, per cui contiamo la 1, questo aumento, no? Così non ci sbagliamo. Lavoriamo la seconda maglia alta, la terza, la quarta, la quinta, e la sesta. Adesso che abbiamo lavorato la sesta maglia facciamo 2 catenelle, 1 e 2, saltiamo una catenella sottostante e andiamo in quella successiva, che sarebbe l'ottava, e andiamo a concludere fino alla 13ª maglia che dobbiamo realizzare l'aumento. Quando siamo arrivati all'aumento, che è questo, andiamo a togliere il marcatore e facciamo le 2 maglie. La prima e la seconda, senza fare nessuna catenella, tolgo il marcapunti e realizzo l'aumento. Ho fatto il primo, e il secondo e abbiamo realizzato l'aumento. Adesso andiamo a mettere il marcatore tra i 2 aumenti, per cui proprio al centro. Lo faccio vedere di nuovo, vedete, proprio al centro, si vede benissimo.
ok? Adesso andiamo a lavorare tutta questa parte che è davanti dobbiamo fare la stessa cosa, dobbiamo fare il disegno. Abbiamo deciso di realizzare una maglia in più, che questa linea è di 27, per cui noi ci dobbiamo fermare alla 13ª maglia e fare lo stesso disegno che abbiamo fatto qui vado a lavorare adesso 13 maglie, mi fermo, facciamo di nuovo le 2 catenelle, saltiamo una catenella sottostante e andiamo a lavorare tutto il resto. Adesso abbiamo fatto l'aumento e lo conto come 1, poi al punto successivo 2, finché arrivo fino a 13. Arrivata alla 13ª maglia, contando il gruppo d'aumento, il primo, questo della nostra riga che stiamo lavorando, di questa parte, vado a realizzare le 2 catenelle, 1 e 2, salto sotto, mettendo sempre bene in linea, una catenella e vado in quella successiva e vado a lavorare tutte le restanti maglie facendo sempre poi l'aumento dove ho il marcapunti. E vado a lavorare fino all'aumento. Adesso che sto lavorando la spalla, vedete, ho messo il marcapunti tra i 2 aumenti, ho lavorato contando, spero che si vede, contando dall'aumento ho contato 1, ovviamente perché sotto c'è una catenella, ho contato fino ad arrivare a 6, adesso 1 e 2 catenelle, salto il punto sottostante della catenella, vado in quello successivo e vado a lavorare fino all'aumento. Proseguo fino all'aumento. Qui farò l'aumento e vado a concludere la parte dietro senza fare nessun disegno, per cui vado normalmente a lavorare solo maglie alte. Fatto tutto il giro, vado a chiudere con una maglia bassissima. Allora in questo caso possiamo riprendere la maglia o spostarci per far capitare, vedete, con la maglia bassissima, per far capitare diciamo la linea di congiunzione. Se vogliamo lasciare tipo questa parte di aumento ma non del primo, ma vogliamo fare il secondo e poi uniamo e lo lasciamo al centro, possiamo fare anche, vi faccio vedere questa opzione, mi sposto ancora in questo modo e vado a lavorare una catenella e la mia maglia alta, che sono 2 maglie basse. In questo modo ci capiterà di realizzare all'ultimo diciamo giro un altro aumento e poi chiudere un altro aumento in maniera che questa riga capita in questo modo. Io vi ho fatto vedere l'inizio subito con gli aumenti in maniera di non confondere, però qui sappiamo che abbiamo fatto e faremo un aumento, per cui entro e ho fatto il mio aumento. Quando andiamo a concludere il giro, qui dobbiamo fare l'aumento, così l'aumento resterà proprio al centro anche la riga di congiunzione, per cui ci ricordiamo, lavoriamo, aumento e chiudo. Questo abbiamo fatto il secondo aumento, vedete il gruppo primo e secondo. Io ho fatto il secondo e mi sono spostata, ma voi potete restare anche nello stesso punto, però così è molto meglio. Allora adesso qui andiamo a lavorare, abbiamo qui le 2 catenelle, vedete, in questo punto dobbiamo iniziare il nostro disegno. Andiamo a lavorare lasciando le 2 maglie prima delle catenelle, come da lavorare questo gruppo di maglie. Io non vi ora vi dico i punti di riferimento, perché se avete cambiato
comunque il numero delle catenelle di avvio, ovviamente poi vi trovate insomma con un problema di conteggio. Allora noi ci dobbiamo fermare 2 maglie prima qui, ok? Adesso vado a lavorare le maglie alte e mi fermo 2 maglie prima. Eccole qui, vedete, ho lavorato questa qui, la terz'ultima, e 2 le ho lasciate. Lavoro 3 catenelle, 1 2 e 3. Lavoro la maglia bassa al centro dell'archetto, 3 catenelle, 1, prendo bene il filo, 1 2 e 3. Vado a lavorare questa qui, la terza, 1 2 3, lavoro la terza perché 2 non le lavoro, basta, vado a lavorare tranquillamente fino all'aumento. Come vedete qui c'è il marcatore, vedete, sta al centro. Io ho lavorato la prima maglia, devo fare l'aumento. Ora tolgo il marcatore e faccio l'aumento sulla maglia successiva. Rimetto il marcatore tra i 2 aumenti. Questo fa in modo che ci ricorda che li dobbiamo fare gli aumenti. Ecco qui, vedete? Adesso io vado a lavorare la stessa cosa anche qui, lo stesso disegno, per cui mi fermo 2 maglie prima, la terz'ultima, e qui riprendo dalla terza, sempre 3 catenelle, maglia bassa e 3 catenelle. Io adesso vi farò vedere questo disegno avanti e indietro in maniera che voi riuscite a fare il disegno e riproporlo poi nelle 3 parti, cioè manica davanti e manica, il dietro no. E vi facilita anche guardare il video, per cui adesso vi metto qui il numero di ogni giro che dobbiamo fare, e qui vado avanti e mi ritrovo a chiudere il giro, il secondo giro, e farò solo vedere questa parte in maniera che è più facile e voi proseguite. Adesso che sto concludendo il giro, come vedete ho fatto l'aumento e vado a chiudere a maglia bassissima, in maniera che mi sono spostata e chiudo con una maglia bassissima ed inizio il giro con una catenella, entro sullo stesso punto e lavoro il mio aumento, prima maglia e seconda maglia, e questo è il mio aumento del giro. Adesso dobbiamo andare a lavorare la terza sequenza per quanto riguarda il disegno. Mi fermerò sempre prima, tolgo il filo qui, allora mi fermo sempre prima, qui mi fermo alla terz'ultima, questa, e 2 le lascio, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa, e rientro nella terza. Questo è il disegno, per cui andiamo a lavorare. Adesso un aumento l'abbiamo fatto, mi sono fermata, vedete la terz'ultima, 2 le lascio, 3 catenelle,
maglia bassa nell'archetto, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto, 3 catenelle. Adesso rientro prima, seconda nella terza. E adesso inizio il mio aumento perché c'è il marcapunti. Allora, come vedete abbiamo fatto di nuovo il disegno. Adesso proseguo e lo vado a realizzare sia dalla parte davanti, l'altra manica, e il dietro invece vado sempre a lavorare normalmente senza nessun disegno. Adesso in questo giro andiamo avanti a realizzare le maglie alte. Adesso in questo punto noi abbiamo realizzato fino, diciamo, 1, 2, 3 archetti. Ora dobbiamo ritornare a 2 archetti, per cui vado a lavorare tutte le maglie alte. Quando arrivo all'archetto, eccolo qui che si vede meglio, vado a lavorare una maglia nell'archetto e la seconda maglia nell'archetto, perché andiamo a chiudere. 3 catenelle, 1, 2 e 3, entro in quello centrale, maglia bassa, 1, 2 e 3, entro qui nell'archetto laterale, vado a lavorare due maglie alte, prendo un pochino di filo, per cui entro e lavoro la prima e la seconda e vado a lavorare punto su punto fino all'aumento. Come vedete abbiamo chiuso qui in questo punto. Proseguo sia nella parte davanti e sia nell'altra manica. Allora, in questo giro dobbiamo chiudere ancora. Io sono arrivata fino alla maglia alta, vado a lavorare ancora 2 maglie alte nell'archetto, la prima e la seconda. Una catenella, qui alla base ne abbiamo fatte 2, qui ne dobbiamo fare una, qui alla base sono 2, invece in punta, diciamo così, ne è soltanto una. Ancora una maglia alta, la seconda maglia alta nell'archetto e abbiamo concluso il nostro disegno. Vado ora a lavorare punto su punto e concludo in questo modo. Allora, il disegno è questo, noi possiamo ora decidere. Allora, adesso vado a completare il giro e abbiamo concluso il nostro disegno, come vedete, eccolo qui. Noi adesso lo andiamo a ripetere, possiamo fare un giro di maglie alte, facciamo un giro di maglie alte e poi ripetiamo semplicemente il disegno. Dove vediamo che abbiamo il centrale lo possiamo proseguire, oppure senza fare un distacco di maglie alte possiamo proseguirlo subito. Insomma, questo come ci piace di più. Allora, per quanto riguarda il davanti prendendo ora il centimetro vado a completare il giro, ne possiamo fare 2, ma dopo arrivo fino alla scollatura, oppure possiamo fare il disegno soltanto sopra, solo sopra e basta, se no possiamo anche proseguire più avanti. Allora vediamo, adesso proseguo e vi faccio vedere. Allora, mi sono alzata di un po' di giri, ho fatto una modifica per quanto riguarda il disegno, che ora vi faccio vedere. L'ho chiuso prima
invece di arrivare a 3. Poi vi faccio vedere, mentre faccio la manica, vi faccio vedere la variante che ho fatto qui. Ma insomma è lo stesso punto, ho fatto semplicemente un giro meno e ho chiuso prima, però ve lo faccio vedere quando faccio la manica. Allora, io adesso, come vedete, il tipo di costruzione: abbiamo una scollatura molto ampia, abbiamo una costruzione più rettangolo, cioè che prende più la parte davanti, poi abbiamo, ecco qui, dove dobbiamo poi iniziare le maniche, ma dobbiamo inserire qui delle catenelle per prendere la nostra misura giusta. Allora, io la mia circonferenza, vi ripeto, è 100, ma poi metterò un pochino di agio del 10%, per cui io mi sono fermata prima, ma con questa costruzione, in questo modo, io sono arrivata a circa 50 centimetri, eccoli qui, 50 centimetri, ma non perché devo arrivare fino alla circonferenza seno, non facciamo questo errore di, spesso si dice prolunghiamo fino ad arrivare alla circonferenza seno, assolutamente no. Io sono arrivata qui per quanto riguarda lo scalfo, prendiamo proprio due misure, sia questa che è 20 cm sia questa che è 17, scusate, laterale 17 cm. Per cui questo dove c'è il mio braccio, qui dove c'è il mio scalfo, che è di 20 cm, che è perfetto, io devo aggiungere sotto 5 cm e 5 cm. Primo perché il 10% che vado a proseguire, abbiamo un 10% in più per la mia circonferenza, per cui la mia è 100, aggiungo i 10, diciamo il 10% che su 100 sono 10 cm, diviso 2, dobbiamo mettere 5 cm e 5 cm, che corrispondono all'incirca, possiamo fare 6 ma anche 8 maglie, se lo vogliamo bello largo di maniche. Questo poi dipende da come vi piace poi la comodità. Come vedete, la costruzione è proprio a rettangolo, dà molta ampiezza al seno e lasciamo leggermente più scese la nostra linea raglan, leggermente un pochino più bassa. In questo modo sono andata oltre, diciamo all'inizio dell'ascella, così ci capiamo. Non dobbiamo arrivare sotto in questo modo e chiudere in questo modo, assolutamente no. Dobbiamo arrivare fino al punto, parliamoci così, dell'ascella, ma non il sotto lo dobbiamo aggiungere, per cui il fatto di arrivare fino a circonferenza seno no, arrivare fino a chiudere senza nessuna catenella assolutamente no. Voi prendete la vostra circonferenza, potete aggiungere anche solo 2 maglie, poi dipende, questa è una taglia ML, ovviamente prende più catenelle, più centimetri da mettere, perché avendo una circonferenza seno più ampia ovviamente devo aggiungere di più, ma voi prendete le vostre misure, sicuramente anche solo 2 catenelle sono più che sufficienti, questo dipende da voi. Allora io mi sono fermata adesso e andiamo ad aggiungere le nostre catenelle proprio sotto. Allora, come variante andiamo a lavorare, come vedete, questo rombo con gli archetti, ma possiamo anche realizzarlo più piccolino. Questa è la parte della manica. Quando noi arriviamo a 2 volte, io vi sto facendo semplicemente vedere la variante. Allora, quando arriviamo alle 2 catenelle, poi realizziamo 3 catenelle maglia bassa e 3 catenelle, noi andiamo subito a richiudere. Adesso vi faccio vedere. Invece di lasciare le 3 maglie alte sottostanti e iniziare di nuovo con gli archetti, io vado qui, ecco qui, e vado a chiudere con una maglia alta, la seconda maglia alta, una catenella, vado sull'archetto successivo e faccio la stessa cosa. Questo perché? Per dare più movimento alla nostra manica. Ecco qui, e possiamo alternare
un rombo e poi questo che è più piccolino, un rombo più grande e questo piccolino, fino alla fine della manica. Adesso che sono al sottomanica ho realizzato ho chiuso con una maglia bassissima e ho realizzato una maglia alta. In questo caso vado a realizzare i centimetri che mi occorrono, se mi occorrono di più. Se invece, avendo una taglia più piccolina, possiamo aggiungere soltanto 2 catenelle. Questo fa sì che il maglione scende meglio, per cui adesso, fatta la maglia alta, vado ad aggiungere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ma prendendo le misure posso aggiungere anche 8 se voglio una manica larga, ma posso farlo per prendere i centimetri del seno e vado, per chi ce l'ha molto abbondante, vado a realizzarlo di più, ma poi vado subito a fare delle diminuzioni per richiudere poi la larghezza della manica se la vogliamo più stretta. Però abbiamo preso la nostra circonferenza seno che ci occorre di più, perché possiamo avere sulle spalle una taglia 44 e avere una 48 di seno, per cui questo fa sì che ci dobbiamo regolare un attimino e poi ristringere sulle maniche, stringere anche sotto se vogliamo, se abbiamo esagerato. Allora adesso vado dalla parte opposta. Qui abbiamo il primo aumento e il secondo aumento. Io non vado al primo, ma vado alla prima maglia del secondo aumento. Vedete, questo è il primo e il secondo. Prendo il filo e vado a realizzare una maglia alta. Ecco qui. E adesso vado a lavorare punto su punto tranquillamente, senza fare nessuno aumento, perché ho finito di realizzare gli aumenti, e vado anche dalla manica opposta e realizzo la stessa cosa. Vado a fare una delle catenelle in base poi alla circonferenza. Ripeto ancora, questo perché io ho un seno fuori misura per quanto riguarda le mie spalle e anche il corpo sotto del maglione, per cui vado proprio ad aggiungere, ma poi posso anche ristringere, cioè posso modellare il mio maglione in base al mio corpo, alla mia fisicità. Adesso che ho concluso il giro, come vedete qui abbiamo la maglia alta. Io vado a prendere il filo e realizzo la maglia alta proprio dove c'è l'inizio della maglia alta, eccola qui, e vado a chiudere con una maglia bassissima. Come vedete qui adesso abbiamo la maglia alta che abbiamo realizzato e poi le catenelle, vado a chiudere con una maglia bassissima e abbiamo concluso il giro. Vedete, adesso di nuovo realizzo una maglia alta, faccio sempre quella con doppia maglia bassa, poi dopo cambio per nascondere poi la riga di congiunzione che vi faccio vedere, e adesso vado a lavorare tutte le mie catenelle. Qui ne ho realizzate 8 e entro nella prima e realizzo maglia alta, nella seconda e nella terza proseguo e vado a realizzare adesso, a lavorare in tondo. Vi faccio vedere poi la riga di congiunzione per non farla vedere, comunque questo è un blu, non si vede, per farla restare dritta. Una cosa che vi voglio dire adesso: provate il vostro sprone, lo provate, vedete se è tutto ok, se il sotto corrisponde, se il vostro giro manica è perfetto, in maniera per poi proseguire fino al corpo, insomma, del nostro maglione. Allora mi sono portata avanti, vi faccio vedere la lunghezza fino a dove sono arrivata. Ora dobbiamo fare il bordino, lo facciamo subito, e intanto ho iniziato la manica proprio per capire quanto filato dovevo ancora utilizzare. Allora, adesso andiamo a rifinire la parte sotto semplicemente con un giro di maglia a rilievo davanti e presa da davanti e dietro, e poi un giro di maglie basse
se vogliamo farle, se no anche no, nel senso possiamo fare solo maglie alte, se abbiamo paura che ci tira e lo vogliamo lento, facciamo 2 giri di maglie alte. Invece per il polsino ho fatto una variante. Allora andiamo a vedere adesso la rifinitura, però vi do prima fino a quanti, diciamo dal sottomanica, quanti centimetri mi sono allungata, proprio dal sottomanica, 33 centimetri fino al sottomanica. Ora facciamo diciamo un altro centimetro, centimetro e mezzo e poi ci fermiamo e poi iniziamo le maniche. Per la manica ho fatto una lavorazione, vedete, un pochino diversa. Spero che si vede, forse inserisco la mano così si vede meglio. Come vedete ho fatto questo rombo forato e poi un rombo più piccolino, semplicemente lavorando fino a qui e poi rifatto le maglie alte, però insomma adesso vi faccio vedere come realizzarlo, che è semplicissimo, in maniera di poter variare un pochino il punto della maglia. Allora, per la rifinitura della maglia sono arrivata a 13 giri senza fare diminuzioni. Al 14° giro che ho fatto due diminuzioni, una e una all'andata e ritorno del giro e uno no, e ho alternato fino alla fine. Alla fine ho fatto semplicemente un bordo a rilievo di maglia alta, a rilievo davanti e dietro, e poi di maglia bassa sempre a rilievo davanti e dietro. Allora andiamo a realizzare la nostra manica. Allora iniziamo la nostra manica, andiamo proprio al sottomanica, al centro di questa è la nostra manica e qui abbiamo il nostro disegno da questa parte. Allora andiamo al centro, prendiamo il filo, entro e lavoro una maglia alta. Adesso giro un pochino il lavoro così si vede meglio, in questo modo. Una maglia alta facendo le 2 maglie basse una sopra l'altra, così abbiamo reso la nostra maglia alta. Adesso vado a lavorare nascondendo il filo dietro, vado a lavorare tutte maglie alte. Abbiamo fatto la prima, qui ovviamente l'uncinetto è un po' più difficile entrare ma senza problemi, e andiamo a lavorare. Facendo la prima maglia alta andiamo a lavorare quelle successive per ogni punto, facendo attenzione a entrare proprio bene sulla maglia. Allora adesso vedremo anche la chiusura, vi faccio vedere anche la chiusura per non far vedere poi la riga storta. Intanto qui abbiamo 4 maglie da lavorare, perché ne devono essere 8, noi contiamo, almeno le mie sono 8, 1 2 3 4, poi 1 2 3 e abbiamo ancora una da lavorare. Allora qui di lato abbiamo, vediamo un po', farlo vedere benissimo, abbiamo qui di lato ovviamente la maglia distesa e poi inizia il nostro giro. Vediamo, ci troviamo con questa maglia distesa, o facciamo una sola maglia o ne facciamo 2. Io preferisco 2 maglie in questo caso e vado a lavorare adesso punto su punto in questo modo. Vedete, questo è un punto e vado a lavorarlo e proseguo fino ad arrivare al disegno. Adesso vado a lavorare il disegno, che posso alternare con un rombo grande e uno piccolino come preferite, e lo vado a lavorare normalmente fino al polso, vado a lavorare il disegno, per cui questo sempre come vi piace di più. Come vedete vado a concludere con una catenella e 2 maglie alte e proseguo. Per quanto riguarda fare una cucitura invisibile, abbiamo fatto l'ultimo punto, tiro un pochino il filo, lo vado a prendere di lato alla prima maglia
passo il filo, vado a girare in questo modo, prendo il filo, ma entro proprio nella maglia da lavorare tranquillamente, qui tiro sul filo e realizzo una maglia alta, non lavorando questo filo, vedete? E ora vado a chiudere. Qui ci possiamo mettere un marcapunti se non riusciamo poi a rivedere la chiusura sarà sempre facendo passare il filo, prendendolo in questo modo. Allora adesso vado e continuo a lavorare in tondo fino a 13 giri. Allora, adesso che sto lavorando la manica, quando sono arrivata dal sottomanica a 13 giri, dal 14esimo ho cominciato a fare le diminuzioni, che ora vi faccio vedere come fare le diminuzioni, le faccio vedere. Ho fatto 2 diminuzioni, una all'inizio giro e a fine giro, e poi un giro no, un giro sì, un giro no, ho alternato fino ad arrivare alla fine. Ora vi dico anche quanti e vi faccio vedere la diminuzione. Quanti disegni? Io ho fatto il disegno a rombo grande e rombo piccolo, rombo grande e rombo piccolo. Ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ho concluso, ne sono 8, 9 con lo stesso perché dovevo chiudere la maglia, se no sarebbe, la manica sarebbe arrivata troppo lunga. Allora ho chiuso con 2 rombi piccolini. Allora, adesso vi faccio vedere la diminuzione, come la realizzo, e voi proseguite la vostra manica. Allora, le diminuzioni sulla manica. Io quando ho realizzato la prima maglia, lavoro anche la seconda, poi vado a fare la diminuzione, per cui entro nella maglia successiva e la lascio in sospeso, entro nella seconda e lascio in sospeso e vado a chiudere. Questa è la mia diminuzione, eccola qui, e proseguo a lavorare sia il disegno e sia insomma le nostre maglie. Quando arrivo ovviamente a completare il giro, vado a fare una diminuzione da questa parte per la chiusura. Ora vi faccio vedere. Adesso concludo il giro facendo ancora una diminuzione. Vedete, mancano 1, 2, 3 maglie, per cui una la lascio che la lavoro normale, per cui lascio in sospeso, punto successivo in sospeso e vado a chiudere. Ho fatto la mia diminuzione, lavoro il punto successivo e vado a concludere. Vado a concludere adesso, perché non chiudo per farvelo vedere, e vado a concludere il giro. Nel giro successivo non faccio le diminuzioni, per cui alterno una volta diminuzioni e una volta senza, fino ad arrivare alla fine. Ora vi dico quante maglie restano, almeno a me, e i centimetri. Allora, adesso che sto facendo l'ultimo giro mi restano 34 maglie. Voi misurate sempre per quanto riguarda la vostra mano, ovviamente, per il polso. Allora, 34 maglie. Vado a lavorare una maglia a rilievo davanti, una maglia a rilievo dietro. Non faccio più diminuzioni perché non mi occorrono. In questo modo vado a lavorare una maglia a rilievo davanti alta e una maglia a rilievo davanti e uno dietro, insomma vado a alternare questo punto fino alla fine del giro. Poi farò un giro di maglie basse e basta, sempre a rilievo, proprio perché voglio rendere il polsino non troppo stretto e neanche troppo evidente. Vedete, è perfetto insomma sia per la lunghezza che per la mano. Adesso proseguo e vi faccio vedere poi il giro successivo. Nell'ultimo giro vado a lavorare maglie basse, sempre a rilievo. Vado dietro e lavoro la maglia bassa, avanti, maglia bassa, e completo il giro, così abbiamo concluso il nostro polsino della maglia, non troppo evidente, però in maniera che è un pochino elastico e ci aiuta a trattenere insomma la manica. Proseguo fino al termine e chiudo il lavoro.
Adesso che sono arrivata alla lunghezza che ci interessa, comunque dei fianchi, vado a realizzare un bordo come i polsini, un bordo con maglie a rilievo sia avanti che dietro alte. Per i polsini faremo poi una rifinitura a maglia bassa sempre a rilievo, ma in questo caso, se preferiamo fare semplicemente una rifinitura, facciamo 2 giri a maglie a rilievo davanti e dietro, il secondo giro ripetiamo la stessa sequenza. Oppure possiamo rifinire con poi una maglia bassa, ma ovviamente vi tirerà leggermente, sarà meno elastica. Io preferisco fare per diciamo, il mio gusto e anche per la portabilità della maglia, fare 2 giri adesso in chiusura di maglie alte, a differenza insomma dei polsini, cui vado a fare 2 giri, una volta una maglia alta davanti a rilievo e una maglia alta a rilievo davanti. Farò 2 giri e avrò concluso il corpo della nostra maglia, cui proseguo e andiamo poi a chiudere. Ho terminato il bordo sotto, ne ho fatto semplicemente un giro, non ne ho fatti 2, proprio perché preferisco che resta bello dritto e non dia tanta importanza al bordino e voglio che cade proprio dritto. Allora, adesso andiamo a rifinire lo scollo e abbiamo terminato il nostro maglioncino. Per il nostro scollo lo vado semplicemente a rifinire con un punto basso. Non vado a realizzare un qualcosa in più o giri in più perché voglio che sia molto scollato, per cui faccio semplicemente dei giri, un solo giro, non dei giri, un solo giro di maglia bassa. Allora abbiamo avviato con l'uncinetto 5, io comunque rifinisco col 4,5 senza stringere. Dopo aver realizzato tutto il giro vado a chiudere con una maglia bassissima e nascondo il filo. Allora, abbiamo finito il nostro progetto. Come avete visto è semplice, facile, adatto a tutte le taglie. La vestibilità, come abbiamo visto all'inizio, sia per la circonferenza seno che sia abbondante oppure meno, insomma abbiamo tutte le indicazioni per realizzarlo in tutte le taglie. Le maniche sono decorate, veramente fanno festa, poi con questo filato che è fantastico. Non è lunghissimo perché non ho preferito farlo molto lungo, ma voi potete fare tutte le variazioni che volete. Allora, avanza un pochino di rocca. Per questo maglioncino ml, come già vi ho detto all'inizio del video, sono 400 grammi, ne restano 100 grammi. Sicuramente un collo riusciamo a farlo e spero lunedì di realizzare un tutorial proprio per aggiungere il collo al maglioncino. Se dobbiamo uscire o abbiamo un pochino più di freddo, possiamo sempre aggiungerlo al maglioncino. Come avete visto è semplicissimo realizzare questo maglioncino delle feste, potete realizzarlo in tutte le taglie. L'unica cosa di fare attenzione sempre per quanto riguarda il nostro sprone e quando andiamo a chiudere. Se decidiamo di farlo stretto e non mettere un aggio del 10%, mettete sempre delle catenelle sotto perché comunque cade bene, anche se vi arriva a circonferenza seno, se avete un seno più piccolino, allora cercate sempre di mettere almeno 2 catenelle, di non chiudere senza mettere catenelle perché non vi cade bene il maglioncino. Questo è un consiglio che do sempre, che spesso si dice di proseguire con lo sprone fino alla circonferenza seno e di non aggiungere nessuna catenella. Allora io vi saluto, spero che tutti i miei consigli vi siano utili, fatemi vedere il vostro maglioncino delle feste e se volete seguitemi anche su Instagram Luana Dolci Riflessi, ma anche sul gruppo Uncinetto Dolci Riflessi. Un bacione a tutte e ci vediamo presto ai nuovi tutorial. Non dimenticate lo scaldacollo che lunedì arriva. Baci!